C'erano limiti che nessuno avrebbe dovuto superare. Sbloccare le vertebre. Ma tra segreti militari e laboratori nascosti hanno iniziato a costruire l'impossibile. Kim, sblocca gli arti superiori e inferiori. Corpi modificati, menti manipolate e un'intelligenza che ha imparato a decidere da sola. Frankenstein era solo l'inizio. L'orrore vero è stato finanziato da governi. E quello che era un esperimento, oggi potrebbe già camminare tra noi. Benvenuto nel lato nascosto della storia. Il mondo è pieno di informazioni, ma povero di verità. Dove la storia tace, noi ascoltiamo. Dove i governi nascondono, noi cerchiamo. Oltre la propaganda, oltre versioni ufficiali, ricostruiamo la verità pezzo dopo pezzo. Questo è il luogo dove il mondo si rivela. Benvenuti in Mappe Oscure. Oggi guardiamo all'intelligenza artificiale con timore. Immaginiamo un futuro dove le macchine comandano e l'uomo obbedisce. Ma quello che molti dimenticano è che il primo a tentare di controllare l'essere umano non fu un robot, fu un uomo. Non con codice e algoritmi, ma con droghe, isolamento, traumi, non per creare macchine, ma per riprogrammarci. Siamo negli anni 50, guerra fredda, paura rossa, paranoia ovunque. E in questa atmosfera inizia un progetto che non avremmo mai dovuto scoprire. Alcuni soldati americani tornano dalla guerra di Corea, cambiati. Racconti strani, una fedeltà improvvisa al nemico, lavaggio al cervello o controllo mentale. I vestiti estivi che avevamo addosso erano leggerissimi e la notte gelava. Non riuscivamo a dormire. Spalancavano la porta senza preavviso e mi chiedevano a cosa stessi pensando. E se rispondevo che stavo pensando a casa, a mia moglie, alla mia famiglia, dicevano che quelli erano brutti pensieri. Stavo diventando un'altra persona. Mi guardavo le braccia. Perdevo peso ogni giorno di più. Non ricordavo come fosse fatta mia moglie. La CIA teme che Unione Sovietica abbia scoperto un modo per piegare l'uomo. La soluzione? Crearne uno migliore e controllabile. 13 aprile 1953 nasce MK Ultra. Senza firma, senza limiti e senza morale. Decine di laboratori, università compiacenti, medici disposti a tutto e cavie, tante cavie. Molti non sapevano nemmeno di esserlo. LSD gocciolato nei bicchieri durante feste. Persone comuni osservate dietro specchi oscurati. Studenti, prostitute, pazienti psichiatrici. Tutti vulnerabili, tutti usati. C'è un posto dove il silenzio non finiva mai. La deprivazione sensoriale. Giorni interi senza rumori, senza luce, senza tempo. Gli esperimenti cercavano di rompere la mente per ricostruirla. Altri subirono elettroshock così potenti da cancellare i ricordi. La CIA voleva un essere umano come un nastro vergine, da riscrivere. E a capo di tutto, un uomo con una visione oscura. Sidney Gottlieb, chimico brillante, patriota o stregone, così veniva chiamato nei corridoi. Fu lui a portare l'LSD in America, non per divertimento, ma per obbedienza. Quando temette che la verità potesse emergere, ordinò di distruggere quasi tutto. Cartelle, nomi, rapporti. Una storia quasi cancellata. 1953. Un uomo precipita da una finestra del 13° piano. Si chiamava Frank Olson, scienziato del governo. La storia di Frank Olson. Giunse alla conclusione che mio padre si era buttato dalla finestra. Il fattorino dell'albergo contattò il direttore del turno di notte, Armon Pastori, che uscì immediatamente. Trovò mio padre disteso in mezzo alla strada. Pochi giorni prima era stato drogato con LSD, senza saperlo. Versione ufficiale? Suicidio. Fine della storia.
Ma 40 anni dopo, una nuova autopsia rivela ferite alla testa incompatibili con la caduta. La famiglia dice che voleva parlare, che aveva visto troppo. 1975. Lo scandalo Watergate fa tremare Washington. Il congresso apre i cassetti della CIA. Dentro trova qualcosa che odora di segreti bruciati. Pochi fascicoli sopravvissuti alla distruzione bastano per svelare l'inimmaginabile. Esperimenti sugli esseri umani. Nessun consenso. Droghe, traumi, manipolazione. Il mondo rimane scioccato. Non era fantascienza, era reale. MK Ultra fu chiuso nel 1973. Ufficialmente. Ma quanti progetti derivati esistono ancora con nomi diversi? Quanto abbiamo davvero scoperto e quanto resta nascosto? Se un governo è stato in grado di manipolare la mente umana 70 anni fa, con le tecnologie di oggi, fin dove potrebbe spingersi? Sbloccare le vertebre. Continua, Kim. Sblocca gli arti superiori e inferiori. Razza di tuta. Questa non è una tuta, Alex. Sei tu. Mappe Oscure continua. Iscriviti e unisciti alla ricerca. E nei commenti suggerisci tu il prossimo mistero da svelare.